buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questo grazioso cestino a forma di goccia. La struttura è molto semplice e i giri di lavorazione sono una decina e l'effetto, diciamo, è molto grazioso. Può essere appeso alla parete, può essere ad esempio utilizzato adesso per le festività di Pasqua come segnaposto, magari con degli ovetti dentro, delle sorpresine, dei pulcini finti, quelli decorativi per arricchire una tavola. E sono molto graziosi ad esempio per appendere alla parete le piantine grasse piccoline. Io non ne avevo in casa, pertanto non sono riuscita a farvelo vedere. Allora, vediamo un po', la struttura è molto semplice, si inizia con un fondo tipo amigurumi con degli aumenti concentrici fino ad arrivare ad un certo punto, dopodiché si prosegue mettendo degli aumenti solo, diciamo, dove solo all'inizio giro per poter avere appunto la forma di goccia, e poi ci saranno delle riduzioni nei giri finali. Di tutorial ce ne sono tanti, io vi propongo il mio, spero che vi sia gradito. Diciamo è un lavoro che non necessita un'eccessiva precisione, quindi si può fare anche per i non addetti all'uncinetto o chi è alle prime armi. Unica accortezza magari utilizzare un filato rigido, perché appunto essendo poi un oggettino che dovrà contenere qualcosa all'interno, è meglio utilizzare appunto un filato tipo quello delle borse che mantenga la forma. Allora vediamo come iniziare. Io ho utilizzato un cordino laminato, ne servono pochi grammi, quindi non lo so, per chi fa delle borse potrebbe tranquillamente utilizzare gli avanzi della borsa stessa. Allora cosa faccio? Ho fatto un anello magico, ve lo faccio vedere. In questo modo prendo il filo, tiro e vado a montare all'interno del mio anello magico 10 maglie basse e poi farò in modo di stringere accuratamente il cappio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, stiamo attenti al cappio, stringiamo, iniziamo a chiudere bene. 7, aspettate che ho preso il doppio filo, ricontiamo. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Una volta ottenuto il mio cerchio magico vado a stringere, chiudo con una maglia bassissima e nel secondo giro di lavorazione, scusatemi, nel secondo giro di lavorazione andrò a montare 10 maglie basse per ogni punto sottostante. Entro con una maglia bassissima, quindi il secondo giro è un giro fatto di aumenti. Allora, entriamo qui con il mio filato, maglia bassissima, mi alzo con una catenella, quindi per ogni punto del giro sottostante andrò ad inserire 2 maglie basse per un totale di 20. Allora primo aumento l'ho fatto, vado nel secondo punto basso accanto e raddoppio e così via fino alla fine del giro. Ci vediamo dopo per proseguire. Terminato il secondo giro di lavorazione, io mi sono già chiusa con una maglia bassissima
a inizio del secondo giro, salgo di 1 e questa volta andrò a fare una maglia bassa singola e accanto 2 aumenti, quindi proprio la tecnica amigurumi, cioè primo giro raddoppio, invece in questo vado ad alternare, scusate, una maglia singola con un aumento e proseguo in questo modo fino a fine giro. Finito anche questo giro, adesso è il momento di andare ad alternare 2 maglie basse con un aumento, quindi rientro sempre nel mio primo punto, maglia bassa, vado accanto un'altra maglia bassa e poi aumento. Quindi, come abbiamo detto, è molto cioè la struttura di partenza è l'amigurumi. 1 e 2 e poi maglia bassa, ok? Allora ogni 2 maglie basse vado a mettere il mio aumento e proseguo così fino a fine giro, ok? A tra poco. Arrivati a questo al punto finale, allora se noi vogliamo creare un cestino più grande, cosa faccio? Andrò a aumentare questa lavorazione, cioè nel senso che se adesso ho fatto 2 punti e un aumento, nei giri successivi distanzierò sempre di 1 punto i miei aumenti. Quindi se io volessi fare un cestino più grande farei 3 maglie basse e un aumento, poi ancora 4 maglie basse e un aumento fino ad ottenere la grandezza desiderata della base. Siccome io ne voglio fare dei cestini piccoli e appunto provare con voi a realizzare la base, mi fermo. Adesso cosa faccio? Mi sono alzata con una catenella, nel punto d'avvio vado a mettere una maglia bassa, catenella, una maglia bassa. Questo perché? Perché adesso vado a realizzarmi in pratica questo, si vede più dall'esterno, questa diciamo questa punta, la punta della goccia, gli aumenti devono essere distribuiti solo appunto a inizio giro, come vi avevo detto prima, e quindi tutto il resto vado a lavorarlo così com'è. Allora, fatto questo passaggio, io appunto ho fatto una catenella per alzarmi, maglia bassa, catenella e maglia bassa, vado a lavorare tutte le maglie così come si presentano per 1 2 3 4 per 4 giri. Appunto, come abbiamo detto, se noi andiamo a realizzare un cestino più grosso, questo come sarà la base più grande, così saranno maggiori numeri di giri da fare con le maglie così come si presentano. Allora, per i prossimi giri, fino ad arrivare al settimo giro, lavoriamo da soli. Quindi abbiamo detto l'unica cosa da fare è un piccolo aumento per formare appunto la goccia a inizio giro e lavorare le maglie così come si presentano, in modo da far iniziare diciamo ad arricciare la lavorazione, ok? Ci vediamo alla fine del settimo giro. Allora, una volta terminati i miei giri, il risultato è questo, la goccia si vede perfettamente. Io cosa ho fatto? Questa è la parte interna, noi stiamo lavorando dall'esterno della goccia, vedete che un po' si sta incurvando, però per realizzare poi il bordo devo fare una cosa semplicissima, devo andare a mettere delle diminuzioni. Io sulla parte diciamo finale del giro già mi sono messa un marcapunti e alla 16ª catenella dall'inizio, cioè cosa ho fatto? Ho contato all'indietro fino a 16, ho messo marcapunti perché nella zona poi sotto qui non mi serve marcapunti perché lavorando posso contare. Arrivata alla 16ª maglia lavorata, maglia bassa, vado ad inserire delle diminuzioni per poter appunto far
rialzare il mio cestino. Allora, quello che vi consiglio appunto è mettere un marcatore, anche perché ci potrebbero essere stati magari degli errori nella lavorazione, delle imprecisioni, ci possono essere magari qualche punticino in più e in meno, quindi questo mi aiuta tantissimo. Allora, cosa faccio? Io mi sono già riavviata con questo giro e vado a lavorarmi 16 maglie basse. La prima già l'ho lavorata, perché è il punto dove poi io inizierò a fare le diminuzioni. 3, 4, 5, 5, un attimo che non mi entra qui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Allora, giunti a questo punto, sono arrivata nel momento in cui fare le diminuzioni. Una cosa che ho dimenticato, ma che vi dico, è che se noi utilizziamo un modello più grande, cosa succede? Succede questo, che più grande il cestino, logicamente più numeri di maglie mi ritrovo. Dividetele in 3 parti. Su una parte, quella diciamo frontale, dove non c'è appunto l'aumento della goccia, sarà 1/3, gli altri 2/3 dei punti li sistemate poi sugli altri 2 lati. In questo modo su 1/3 del lavoro ci saranno le diminuzioni, sul restante si lavorerà la maglia come si presenta, magari aggiungendo sempre questo aumento sopra in alto, proprio per dare meglio la forma del nostro cestino. Quindi sono arrivata a questo punto, vado nella maglia successiva, tiro il filo, l'altra ancora tiro il filo e faccio la mia prima diminuzione. Vado avanti di 2, 1 e 2, faccio la stessa identica cosa, filo, filo, chiudo 2 maglie, 1 e 2, diminuzione 1 e 2, maglia, maglia, diminuzione, ok, poi maglia, adesso devo spostare un attimo il cordoncino, maglia, questo si trova giusto perché logicamente dall'altra parte, quando ho lavorato, io avevo già inserito l'aumento su questo lato, non c'era, perciò il punto è spostato, diciamo il marcatore è spostato da un unico punto e vado a diminuire, ok? Adesso cosa faccio? Faccio un punto basso, rimetto il mio marcatore, perché mi serve, devo fare 2 volte 2 giri allo stesso modo, cercando di lasciare da un lato e dall'altro sempre le mie famose 16 maglie, perché io ho diviso tutto quello che avevo in 3 parti. Vedete che in questo modo la curva si sta creando, però non mi è sufficiente per entrare, quindi io preferisco, cioè per realizzare il bordo alto, preferisco
fare su più giri le diminuzioni e non tutte racchiuse in un unico giro, così da non lasciare troppi fori sul bordino esterno e appunto rendere più compatto il giro. Allora cosa faccio? Proseguo sempre con le mie 16 maglie basse fin qua, controllo perché magari lo devo spostare il marcatore, poi riprendo il giro con il mio aumento, faccio 16 maglie basse e poi vado a ripetere le mie diminuzioni sempre ogni 2 punti e alla fine ci ritroviamo qui dopo 2 giri di diminuzione e ne vediamo l'aspetto. A tra poco. Terminato, una volta terminato questo secondo giro, la situazione è questa. Abbiamo la nostra forma a goccia, però effettivamente io nel modello precedente non volevo lasciare il bordo così com'è perché logicamente con le diminuzioni le maglie mi sembravano larghe. Sono andata a ripassarmi tutto ciò che ho in pratica in questo secondo giro con la maglia bassa. Mi sono ricordata sempre di fare la mia maglia bassa, catenelle maglia bassa per la forma, diciamo per la parte appunto allungata della goccia e poi ripassiamo tutti i punti così come si presentano fino ad arrivare dove ho l'uncinetto per creare poi il cappietto da appendere. Ok, ci vediamo tra poco. Dopo questo giro di assestamento sono andata a montarmi 10 catenelle a inizio giro, ho fatto la maglia bassa, 10 gira, 10 catenelle e poi ho fermato il tutto con una maglia bassissima. Devo andarmi a decorare il cappietto per poter appendere appunto il mio cestino. Aggiungo una catenella, giro il lavoro e posso andare a decidere di ricoprire il tutto con maglie basse oppure fare un po' di maglie basse, magari dare un po' più di corpo al cappio aggiungendo anche le maglie alte centrali. Vado con 3 4 maglie basse, mezza maglia alta, poi 3 maglie alte, 1 2 e 3, mezza maglia alta e 4 maglie basse finali. Allora questo cappietto è più piccolo dell'altro perché il cestino dell'altro del primo modello mi serviva per appenderlo in alto e avevo bisogno di un cappio molto grande. Questo è il cappietto, poi è molto relativo. Io mi sono chiusa con una maglia bassissima. Adesso cosa faccio? Taglio su un filo molto lungo perché devo creare devo attorcigliare il cappio stesso, se no si vedrebbero dei difetti. Vedete, adesso sembra un po' moscetto perché appunto non c'è questo, ancora non ho fatto questo passaggio. Allora, nel momento in cui finisco le mie maglie basse e ho tagliato il filo, mi aggancio con una catenella e sfilo in questo modo. Adesso cosa faccio? Mi giro sul dritto e vado a girare intorno appunto al cappio il filo di lavorazione, essendo poi un cordino esteticamente molto grazioso. Mantengo su, stringo bene, bisogna creare un bel giro in questo modo. Poi cosa faccio? Mi porto il filo per fermarlo, io lo vado a tirare con l'uncinetto un po' di volte, faccio una, scusate ma è infernale lavorare con la camera. Vado di nuovo a prendere il filo che ho inserito, 2 più volte finché ne avete la possibilità, in modo che non si apra più, ok?
Adesso stavo cercando di farlo fuoriuscire nuovamente. 2 e 3. Ok, ok, perfetto. Allora, poi cosa faccio? Vado a togliere quello che non mi serve e il mio cestino è completo. Anche qui, allora, qui è relativo dove chiudere il filo, se avanti o dietro. Se non riuscite con l'uncinetto, lo fate passare magari con un ago da filato all'interno del lavoro, lo fermate e boh, il gioco è fatto, ok? Può essere sia sotto che sopra, cioè dipende un pochino il vostro cestino. Leggermente, se viene appeso alla parete con una piantina, va bene metterlo dall'altro lato. Allora, questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia. Come ho detto, si può realizzare in tanti modi, può essere anche carino come portasaponette in bagno, se avete un punto dove appenderlo, e in mille altri usi. Può decorare, immaginate una parete, crearne più di uno e metterle con delle piantine grasse dentro che non hanno bisogno di acqua o quant'altro. Spero che l'idea vi sia piaciuta, se così mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Al prossimo tutorial, a presto!